Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. In occasione dell'Epifania prepariamo insieme la calza della Befana, un dolce semplice da realizzare ma davvero buono. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Inizio a versare all'interno di un pentolino lo zucchero, la vaniglia e l'amido di mais e lavoro queste polveri con una spatolina. Inizio gradualmente ad aggiungere il latte. E lavoro tutto a freddo. Non ci sono grumi, vedete? E ora possiamo trasferirci sui fornelli. A fiamma bassa, rimestando così con una spatola di tanto in tanto, portiamo ad ebollizione. Eccola qui, vedete? Si è addensata, bellissima, liscia e vellutata. Quindi possiamo toglierla dal gas, torniamo sul banco di lavoro e aggiungiamo il cioccolato fondente all'interno della crema. La crema al cioccolato è pronta, la lasciamo da parte e passiamo alla preparazione della pasta frolla allo yogurt. Vediamo insieme gli ingredienti della nostra pasta frolla allo yogurt. Farina 0 o 00, olio di semi di girasole, zucchero semolato, lievito vanigliato, aroma di vaniglia e infine yogurt magro alla vaniglia. Tutti i pesi, come al solito, li trovate scritti in info box sotto il video. Inizio a versare il lievito precedentemente setacciato nella ciotola della farina e miscelo queste due polveri. Ora formo una fontana dove verso lo zucchero, lo yogurt, l'aroma e l'olio e lavoro. Ora possiamo lasciare la spatola e continuiamo ad impastare a mano. Eccola qui, favolosa, vedete? Ne taglio la metà e la stendiamo su un foglio di carta da forno. Così è sufficiente. Ora ho ritagliato
su un foglio di carta da forno una calza, così con un tagliapasta ritagliamo la frolla seguendo appunto il nostro disegnino. Lo spessore che abbiamo dato alla frolla, vedete, è circa di 6 mm. Ora facciamo scivolare questa carta direttamente in teglia. Così la mettiamo da una parte, prendiamo ancora della carta da forno e facciamo la stessa cosa. Realizziamo l'altra metà della calza. Riprendiamo la carta e ritagliamo di nuovo. Lo spessore è sempre uguale, vedete? Circa 6 mm. Ora riprendiamo la calza che è già in teglia e iniziamo a farcirla con la crema che abbiamo preparato e che ormai è fredda. Ecco, così può andare. Ora prendiamo l'altra metà della calza, vedete è bella spessa la frolla, per cui non c'è problema a sollevarla. Sovrapponiamo in questo modo e facciamo pressione sui bordi per sigillare la pasta. Adesso spostiamo di nuovo la teglia perché con i ritagli della frolla dobbiamo creare delle rifiniture di questa calza. Infarino un po' il piano di lavoro. Comincio a formare dei cordoncini. Continuiamo a creare l'altro. Tagliamo l'eccesso e facciamo una pressione per far aderire il cordone alla calza.
stendo il cordoncino più sottile per fare la parte alta così della calza. E la calza è pronta per andare in forno. Io ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 175 gradi e lascerò cuocere la calza per 25 minuti fino a doratura. Ecco la calza appena sfornata. Ora la lasciamo raffreddare, poi la mettiamo su un vassoio. Ho posizionato incrociando degli spiedini di bambù e adesso la spolveriamo con zucchero a velo. Adesso con delicatezza togliamo gli spiedini di bambù. E la nostra calza della Befana è pronta. Bene, anche per oggi è tutto, io spero che la calza sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.